Killifish turchese, quindi no, Notobranchus fuzeri, giusto? Ok. Nella ricerca, alle 90 posizioni. Prego Sara, prego. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori che hanno dato l'opportunità di parlare oggi. Io sono Sara Bagnoli, non so come mai ma sono colori molto strani. È sempre così. Ok, perfetto. Sono una ricercatrice presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e lavoro con questo pesciolino che è il Notobranchus fuzeri, di cui parlerò oggi e vi spiegherò molto brevemente come lo manteniamo, quindi tutti gli aspetti della strutturazione e della riproduzione di questo pesciolino. Quindi per prima cosa ho pensato di creare una sorta di carta d'identità per Notobranchus, per chi di voi non lo conoscesse ancora. Il suo nome scientifico è Notobranchus fuzeri, ma gli appassionati lo chiamano pesce turchese. È un pesce longoriforme, quindi è un pesce osseo e ha una caratteristica molto particolare, come tutti i pesci annuali d'altronde, di avere una massima durata della vita che si aggira intorno ai 12 mesi. Questo in particolare per noi ricercatori è veramente un spunto forte, perché rispetto a molti altri pesci teleostei, come potete vedere da questo piccolo grafico che rappresenta sull'asse orizzontale le aspettative di vita di varie specie di pesci, Notobranchus fuzeri ha veramente un'aspettativa di vita media molto breve rispetto per esempio anche al bagno aurelio, che è l'altro pesciolino che viene comunemente utilizzato nella ricerca. E perché questo per noi è importante? Perché il Notobranchus è quindi il vertebrato della vita più breve che può essere allevato in laboratorio e usato come modello di studio, e ciò fa sì che possa essere un estremamente interessante modello di invecchiamento. Qui sotto potete osservare immagini dello stesso esemplare, quindi questo è il maschio di Notobranchus, fotografato a distanza di poche settimane l'uno dall'altro. E quindi potete vedere che dalle 5 settimane in cui abbiamo un animale molto giovane che ha appena iniziato a riprodursi, fino a salire alle 16 settimane, 25 settimane, intorno alle 30 settimane è già anche visibile all'occhio proprio l'invecchiamento di questo pesciolino con la perdita del colore delle pinne, un po' di deformazione della spina, e poi quando si arriva intorno alle 45 settimane è veramente evidente come questi animali possono invecchiare. Ma come mai Notobranchus ha una vita così breve? Per spiegarvelo devo parlarvi un attimo del suo habitat naturale, quindi dove Notobranchus vive le sue giornate. È un pesciolino originario del Sudafrica, sud-est africano, in particolare dell'area soprattutto del Mozambico. In questa cartina potete vedere la localizzazione di diverse linee di Notobranchus che sono chiamate con varie sigle. E se avete mai visto un documentario sulla savana, quelli classici che si vedono in televisione, avete mai visto queste pozze d'acqua dove le gazzelle e altri animali tendono ad andare ad abbeverarsi durante la stagione delle piogge, dove a volte ci sono anche coccodrilli e vari abitanti della savana? Beh, qua dentro sappiate che anche se non lo vedete, molto probabilmente ci sono dei notobranchi che sguazzano felici in queste pozze temporanee. E questo è, se possibile, la caratteristica che ha più influito sulla durata della vita di Notobranchus, perché qua potete vedere rappresentato schematicamente il ciclo vitale di questo pesciolino, e in Africa la stagione delle piogge dura solo 3 mesi, quindi più o meno da gennaio a marzo. Durante questo periodo è il periodo in cui si formano queste pozze d'acqua temporanee, e in questo breve tempo Notobranchus i larvi di Notobranchus devono schiudersi, crescere, essere in grado di creare le uova per la successiva generazione, e poi alla fine della stagione delle piogge queste pozze andranno ad evaporare.
dalla generazione adulta durante la fase delle piogge vanno a depositarsi nel terreno. Queste uova entrano in una fase di stop, di stasi del loro sviluppo e questo fa sì che possano sopravvivere nel terreno essiccato per tutti i mesi di stagione secca fino all'anno successivo. Addirittura possono anche avere una diapausa pluriennale, quindi non solo questo stadio permette la sopravvivenza di alcuni mesi, ma ci sono esempi di uova che sono state escluse dopo anni dall'essere state deposte. Qui sotto abbiamo una rappresentazione dei 3 diversi possibili stadi di diapausa. Hematobranchus può entrare, alcune uova possono entrare a questi 3 diversi stadi che hanno una sopravvivenza, un tempo di sopravvivenza diverso, e questo serve per permettere alla popolazione di avere la capacità di distribuirsi, per esempio, in caso di pioggia non prevedibili. Quindi hanno sviluppato tutto un meccanismo di adattamento al loro ambiente naturale che fa sì che siano quindi una specie di molto successo, che riescano a riprodursi e vivere in queste condizioni molto particolari. Quindi appunto, come dicevo, il fatto che abbiano una finestra temporale di soli 3 mesi per portare a termine fondamentalmente tutto il loro ciclo vitale ha avuto un impatto sulla loro capacità di vivere per breve periodo. Adesso vi parlo solo veramente in modo rapido come possiamo utilizzare appunto quindi il Notobrancus nella ricerca. Innanzitutto, nonostante questo pesciolino sia stato conosciuto dagli appassionati per molti anni, quindi gli appassionati di acquarelleria conoscevano il Notobrancus furzeri penso dagli anni 70-80 se non vado errata, ma il suo ingresso nel mondo della ricerca è dovuto principalmente a 2 persone che sono il professore Alessandro Cellino e la Terzi Basi, che probabilmente qualcuno tra di voi conoscono, che vivono qua vicino, che sono stati i primi a intuire appunto le potenzialità di questo pesciolino come modello di ricerca. Sono quindi andati appunto nel 2003-2004 in Mozambico a raccogliere uova di Notobrancus che hanno poi riportato qua in Italia e hanno poi messo su tutto il sistema di stabilizzazione standardizzato per la ricerca. In questo grafico, che può sembrare molto difficile da comprendere inizialmente, ma in realtà in un attimo capirete esattamente di cosa si tratta, sono rappresentate sull'asse X, quindi sull'asse orizzontale, le settimane di vita dell'animale e sull'asse verticale abbiamo la percentuale di animali sopravvissuti. Quindi queste sono le curve di sopravvivenza degli animali e qua abbiamo con diversi tratteggi evidenziato le diverse linee di questo di Notobrancus. E come potete vedere, proprio intuitivamente, ci sono linee di Notobrancus che hanno una durata della vita molto più lunga di altre. Alcune appunto la linea dalla vita più breve, che si chiama GRZ, ha un massimo lifespan che va intorno alle 20 settimane in realtà, quindi in 20 settimane questo pesciolino nasce, cresce, si produce in vecchio. Questo è dovuto alla quantità di precipitazioni che si verificano in questa zona dell'Africa. In questa mappa potete vedere che con diverse tonalità di azzurro sono stati riportati i gradi di precipitazione nell'area. Quindi nelle aree che sono di un colore più chiaro abbiamo durante l'anno una quantità di precipitazioni minori, mentre nelle aree più blu, più intenso, sono aree più umide, quindi dove l'acqua permane nel terreno per più tempo. Questo ha fatto sì che appunto linee di Notobrancus che vengono trovati in questa zona dell'Africa siano quelle che hanno poi anche in laboratorio la vita più breve, quindi anche in condizioni ottimali questi pesci mantengano questo invecchiamento e ciclo vitale molto accelerato. Qui vi ripropongo di nuovo la stessa immagine, di nuovo per
sia visibile non solo con tecniche di biologia avanzate, quindi non solo a livello cellulare, non solo a livello molecolare, ma anche proprio visivamente. E attualmente questo pesciolino ha un grande impatto su studi sull'invecchiamento, su studi della neurogenesi adulta, quindi su come nuovi neuroni nascono in animali adulti all'interno del cervello, che è un fenomeno che anche se in piccola parte lo abbiamo anche noi umani, quindi può aiutarci a capire di più su come i nostri neuroni rigenerano nel cervello e soprattutto che questo è anche ciò di cui mi occupo io tutti i giorni in realtà, studi sulle malattie neurodegenerative, quindi può darci un aiuto per studiare malattie come il Parkinson o l'Alzheimer, che al momento ancora risultano senza cura. Detto ciò, passiamo all'argomento principe del talk di oggi, che è come noi stabiliamo e riproduciamo questi animali. Attualmente noi utilizziamo dei sistemi ZEP della Techniplus che utilizzano dei sistemi automatizzati di regolazione del pH. Notobranchus vive molto bene a un pH quasi neutro, soffre particolarmente pH basico, quindi abbiamo notato che se il pH viene mantenuto troppo alto ciò ha un impatto negativo sulla riproduzione degli animali. Questi sistemi sono anche in grado di regolare la conoscibilità, quindi attraverso l'aggiunta di sali all'acqua noi manteniamo la giusta salinità e conoscibilità dell'acqua. Il Notobranchus ottimale intorno ai 710 microsiemens, ma al contrario che col pH la conoscibilità dell'acqua ha meno impatto sulla salute dei Notobranchus, possono essere tolleranti fino a 1500 microsiemens. E la temperatura a cui questi animali vivono è intorno ai 28 gradi, anche se anche in questo caso ci sono vari studi su come la variazione della temperatura possa avere un effetto sulla longevità e quindi sono resistenti anche a sbalzi di temperatura molto alti. Basta pensare appunto da dove si originano nelle coste africane, di notte c'è molto freddo e di giorno fa estremamente caldo, difficilmente avranno una temperatura ottimale di 28 gradi. I pesciolini vengono poi tenuti in queste vasche, che sono vasche da 3,5 metri per l'esplorazione appunto di gruppo. Generalmente teniamo dai 5 ai 6 animali adulti. Ora fate caso all'immagine, qua che è un'immagine di rappresentanza. In genere noi teniamo 5-6 pesciolini adulti all'interno di questo volume d'acqua. Qui avete un'immagine reale dei pesciolini all'interno della loro vaschetta, un maschio brillantemente colorato e due femmine che invece hanno una colorazione trasparente e un'assenza di colorazione. Il rapporto ideale di maschio e femmine all'interno di una vasca è di 1 a 3, i maschi possono essere molto aggressivi e quindi per evitare che siano troppo irruenti verso le femmine teniamo un rapporto di un maschio ogni 3 femmine. Ovviamente uno dei vantaggi di avere un sistema di questo genere per la stipulazione dei pesci è l'avere l'acqua sterilizzata, perché l'acqua prima di entrare in circolo passa attraverso delle lampade ultraviolette che quindi vanno ad uccidere possibili batteri prima che entri in circolo. E il cambio di acqua non è molto elevato, è solo del 10-20% giornaliero. Di nuovo pensate a dove Notobranchus vive in natura, nelle pozze stagnanti, quindi non ha necessità di un alto ricambio dell'acqua. Passando alla riproduzione, utilizziamo un sistema relativamente semplice che consiste in queste vaschettine di plastica che vengono riempite di sacca bianca classica da acquario. Queste vaschette vengono poste all'interno della vasca di stabulazione e tenute per 24 ore. Questo fa sì che Notobranchus
e la spinge verso la sabbia per far sì che deponga le uova. Quindi avere della sabbia è il sostrato ideale che spinge questi animali verso la riproduzione. Una volta avvenuta la riproduzione, quindi 24 ore dopo che la sabbietta è stata messa nelle vasche, la sabbietta viene tolta e filtrata attraverso un setaccio alla fine. Quello che si ottiene alla fine è una quantità anche molto elevata di uova che vengono poi raccolte una a una, ispezionate per vedere se sono fertili, cioè se sono state fertilizzate, se sono in buona salute, e vengono a questo punto messe a riposo, vengono a crescere, e a questo punto possiamo avere due scelte. La prima è di mantenere le uova raccolte in acqua di sistema sterile con blumetilene. Il blumetilene è una soluzione che permette di uccidere patogeni e funghi ed evitare che crescano muffe che possono andare ovviamente a danneggiare le uova, nonché colorano blu le uova che sono morte, quindi anche nei giorni successivi è più semplice andare a pulire e a rimuovere le uova eventualmente morte. E questo porta a uno sviluppo diretto, poiché appunto gli animali rimangono in acqua, il loro sviluppo probabilmente sincrono, quindi tutti più o meno svilupperanno con la stessa velocità e poi permettono il salto della pausa, quindi arrivano all'ingresso in quella fase di stasi che per noi non è utile avere. L'altro metodo è un mantenimento in piastre semiumide. Questo sostrato è formato principalmente da torba o fibra di cocco che viene preventivamente sterilizzata, mantenuta umida e prestata all'interno di queste piastrine e come vedete all'interno vengono deposte una per una le ovette che poi vengono chiuse e mantenute in entrambi i casi in un incubatore a 38 gradi per permettere un corretto sviluppo. Ovviamente qui abbiamo una situazione con molta meno umidità, prima di più ciò che succede in natura quando si ha il disseccamento delle puzze. Domanda? Domanda, perché non usate, come fanno abitualmente gli appassionati, subito la fibra di cocco, usate la sabbia per mettere la fibra di cocco, usate direttamente subito la fibra di cocco? Perché noi prima di tutto ci interessa anche avere una quantità a occhio, quindi noi contiamo anche quante uova prendiamo e poi noi seguiamo lo sviluppo, quindi vogliamo vedere piano piano i diversi stadi di sviluppo, perché dipende anche dal tipo di ricerca che uno fa. Per esempio una mia collega lavora studia causa, quindi lei tutti i giorni va a vedere le uova che stadio sono e può avere necessità di fermarle a diversi stadi. Non ho capito. Sì, comodo un po' calore, però sì, cioè la filtriamo attraverso il colino, ok? Quindi la sabbia passa attraverso il colino e rimangono solo le uova e poi con un pochino di acqua le mettiamo incluso nella piastrina e vediamo le singole uova praticamente. C'è anche alcuni laboratori che sono meno interessati a seguire proprio lo sviluppo e magari fanno più un lavoro ecologico sull'età degli animali, quindi non vanno proprio a vedere l'embriogenesi, utilizzano il metodo di mettere appunto la torba di cocco o la fibra di cocco appunto direttamente nell'acquario dove gli animali vanno a deporre. Però appunto questo è il metodo almeno che noi abbiamo trovato più congeniale, anche perché permette di togliere le uova morte, uova non fertilizzate, uova morte e noi le abbiamo subito, teniamo tutto molto pulito. Qui vi faccio vedere praticamente come appaiono le uova appena raccolte, quindi potete vedere che il pesciolino a questo stadio ovviamente ancora non si vede. Dopo 7 giorni, questi sono tempistiche ovviamente per lo sviluppo diretto, quindi sviluppo in blumetilene. Dopo 7-10 giorni inizia ad apparire l'occhiettino nero, chiamiamo
giorni invece l'occhio dorato segnala il fatto che il pesciolino è pronto alla schiusa. Questi pesciolini saranno anche attivi, quindi se li tocchiamo con le pinzette si muoveranno all'interno dell'ovetto e da questo momento entro 2 o 3 giorni vanno messi in schiusa, altrimenti i pesciolini muoiono, non riescono a schiudere rimanendo sulla fibra di cocco o a volte schiudono anche sulla fibra di cocco, però ovviamente muoiono. Quindi quando abbiamo gli animali pronti ad essere schiusi, induciamo la schiusa attraverso l'esposizione a shock termico. Come facciamo? Prepariamo una soluzione di acido umico, che anche questo serve per stimolare gli embrioni ad uscire dall'uscio, vedete in concentrazione di 1 grammo al litro, e teniamo una soluzione a 4 gradi, in modo da avere questa soluzione estremamente fredda. Poi aggiungiamo circa 1 centimetro di acqua di sistema, quindi temperatura 28 gradi, e ci aggiungiamo 1 altro centimetro circa di soluzione di acido umico. Quindi le condizioni importanti per la schiusa sono fondamentalmente 3. Avere un basso volume di acqua, quindi circa 2 dita o più o meno 2 centimetri di acqua, per avere un ottimo ricambio con l'ossigeno, la presenza di acido umico nella soluzione e lo shock termico. E a questo punto noi prendiamo la piastrina con le uova pronte e semplicemente la andiamo a rovesciare all'interno del contenitore di plastica con l'acqua. Adesso, se tutto va bene, se le nostre ovette erano sane e i pesciolini riescono a schiudere, la mattina dopo vedremo, spero che riusciate a vederli, tutti i pesciolini delle larvette che nuotano felici all'interno della vaschetta. Dico felici perché soprattutto noi quando li schiudiamo aggiungiamo anche, se vedete questi piccoli puntini bianchi che si muovono, sono di arteria salina. Lo guarda? Sì. Per quello che sappiamo, appunto, parlando degli sliders, che sono pesciolini che poi quindi non riescono a gonfiare la vescica natatoria in modo corretto e quindi hanno poi problemi ovviamente di regolazione del nuoto anche da adulti, può essere dovuto appunto al rapporto di scambio gassoso, come dicevamo, perché non riescono appunto a gonfiare con sufficientemente ossigeno la vescica natatoria al momento della schiusa. Quindi questo è uno dei motivi principali perché teniamo il volume dell'acqua, o meglio l'altezza dell'acqua molto bassa per avere un ottimo scambio gassoso. E come vi dicevo, questi piccoli puntini bianchi che vedevate muovere nel video precedentemente è arteria salina, che è un piccolissimo crostaceo che noi diamo come nutrimento alle larve di Hematobranchius quando sono piccole, quindi loro appena schiudono la prima cosa che fanno quando sono per cacciarsi il cibo e a mangiare. Ok? Un paio di giorni dopo che i pesciolini si sono acclimatati per un paio di giorni dentro l'acqua con l'acido umico, li andiamo uno per uno a trasferire in delle vaschettine semplici di plastica con acqua di sistema mantenute sempre all'interno della stanza dove abbiamo il sistema quindi a 28 gradi in un basso volume di acqua e lì rimarranno fino a più o meno 5-7 giorni dopo, dipende dalla velocità con cui questi pesciolini crescano, e a questo punto vengono trasferite nelle vasche del sistema equipaggiate, mi raccomando, con retini a grana molto fine, quindi questi retini sono penso che dei quali, se non ricordo male, di 400 micron, quindi 400 millesimi di millimetro, per evitare che ovviamente quando poi sta
casa mia è molto elevata e poi piano piano, appunto, man mano che crescano, li andiamo a diradare nelle varie galassie. Un'altra cosa importante è la mortalità. Quindi qui, come vedete, abbiamo un altro numero di pesciolini, ma entro la prima settimana si ha il primo picco di mortalità. Quindi entro la prima settimana può darsi che magari il 10% di questi animali vada a morire e quindi vi ritroviate con un pochino di animali morti. Sono quasi giunta alla fine del racconto e per concludere vi racconto come appunto li nutriamo, perché è l'ultimo aspetto fondamentalmente che manca parlando di stabilizzazione. Come vi anticipavo, quando sono molto piccoli, quindi fino a 1-5 giorni di vita, li nutriamo con antenne salina, che è questo piccolo crostaceo di cui noi vediamo a schiudere le uova, quindi praticamente in un 24-48 ore noi possiamo ottenere dell'artemia viva e fresca da dare ai Notobranchius che loro rincorrono, perché essendo un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi, il Notobranchius ovviamente in ogni habitat naturale è un cacciatore, quindi è stimolato a mangiare l'antenne vive, quindi l'ottimo sarebbe preferire sempre comprare vive, quindi dandogli dell'antenne viva loro la rincorrono istintivamente per andare a mangiare. Non appena sono dell'età giusta, quindi appena vediamo che i pesciolini crescono a sufficienza, continuiamo l'alimentazione con antenne salina e iniziamo a dargli praticamente delle larve di Chironomus. Ovviamente quando sono molto piccoli le larve sono, non so quanti di voi hanno visto larve di Chironomus, sono decisamente grossotte, quindi le frammentiamo il più piccole possibile, ma cerchiamo di integrare il prima possibile veramente la loro dieta con il Chironomus, perché è fonte di proteine e favorisce veramente la crescita sana dei Notobranchius. Vengono nutriti praticamente ad libitum 2 volte al giorno, anche perché tendenzialmente quando una volta il cibo è caduto sul fondo della vasca lo mangiano non così volentieri come durante la fase di caduta, come vi dicevo sono stimolati alla nutrizione dal movimento. E poi non appena è possibile passiamo a dargli larve intere di Chironomus praticamente per tutto il resto della vita. Spero che questo breve, ok? Domanda? Dal punto di vista, vi faccio la spot. Sì, sì. Dal punto di vista della polizia, il discorso Sì. se si formano i ragazzi rimasti in casa. Ok. Secondo, quanto riguarda il Chironomus, tu dici che la fase della scienziata è una cosa che si può più blog. Sì. Se non è in realtà un alimento un po' troppo grasso per il proteico, vero che non c'è vita qua non lo è. E terzo, invece, un'altra domanda. Immagino che siete la bella generazione. Sì. E non male la parlamentare questa settimana portate penso tutti gli esemplari alla Dipende. la domanda è, avete mai visto dei colli di genetici dato di più della stessa generazione proprio Allora, primo punto, la pulizia. Ovviamente il sistema ha un riciclo, quindi un certo grado di pulizia, appunto abbiamo detto 10-20% di riciclo, quindi un certo grado di pulizia è assicurato a quello, ma ovviamente mentre pesce al libitum passiamo anche giornalmente il sifone sul fondo per aspirare lo scorpo eventuale che rimane. Le vaschette vengono anche quelle periodicamente cambiate, lavate, pulite, sterilizzate durante tutto il processo di pulizia. La seconda è sul Chironomus, questo era troppo proteico. Allora, al momento ci sono vari studi sulla nutrizione corretta, più ideale per il Notobranchius. In particolare si stanno spingendo molto sullo studiare cibi industriali come quelli per Zebrafish fondamentalmente. Per ora, almeno secondo la nostra esperienza personale, la miglior soluzione è sempre il Chironomus. Non abbiamo trovato... Artemia salina, congelata... Beh sì, diciamo che
contenuti, non è che, ecco, però è troppo povera, crescono troppo poco, cioè rischiano che appunto arrivi per esempio a 5 settimane non hai ancora animali adulti che sono in grado di prodursi, magari a rispettare le 8, e hanno veramente bisogno di un sacco di proteine per crescere bene. E non abbiamo ancora trovato almeno nei nostri esemplari animali con troppo per esempio grasso nel fegato, quindi non c'è amiloidosi, stanno discretamente bene. Un altro punto critico un po' per il tiro nonno, se che sarebbe ideale da un certo punto di vista darglielo vivo, però abbiamo un problema con ovviamente parassiti e anche trovarlo, perché non è facile trovare il tiro nonno fresco di qualità vivo, e quindi ormai è anni che abbiamo con il tiro nonno congelato. Personalmente no, anche perché abbiamo avuto purtroppo il Covid è stato un gran problema, quindi abbiamo sterminato praticamente la colonia e abbiamo dovuto metterne una nuova purtroppo, quindi per ora non credo ancora che siamo un numero di generazioni sufficiente per vedere un collo di bottiglia. Quello che posso dire è che lo strain del GRZ, che è quello che vive estremamente breve, insomma la vita media intorno alle 14 settimane, è abbastanza inbred, quindi ha un background genetico parecchio inbred effettivamente, però non sembra essere quella la causa della vita più breve. Sembra avere più a che fare appunto con il sito di raccolta appunto che è originario in zone più aride. Quindi su questo ancora non ho una risposta definitiva. Senta, ma lo scopo della ricerca invece qual è? Allora, io in particolare mi occupo di malattie neurodegenerative. Ho studiato il Parkinson durante il mio dottorato di ricerca e sono andata a vedere in fotogrammi se potessi vedere segni di neurodegenerazione spontanea, quindi di morte dei neuroni spontanei dovuti solamente all'invecchiamento. Perché il problema principale in questo tipo di ricerca è che quando andiamo a studiare modelli vertebrati, quindi in genere i topolini da laboratorio, che sono il primo modello studiato per la ricerca in questo tipo di malattie, sono tutti animali che hanno vite pluriennali. Quindi, come direbbe il professor Cellerino, vive di più del solito, durando. Quindi poter fare uno studio legato a malattie correlate all'invecchiamento richiede anni. E invece Notograntius è l'unico vertebrato che può avere una vita così breve. Quindi, notoriamente, gli scienziati o studiano i vertebrati per studiare l'invecchiamento, ma ovviamente gli invertebrati sono molto diversi da noi, quindi avere uno studio